Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. Desidero esporre le mie considerazioni per fare partecipi tutti voi e affinché le authority si incontrino, controllino quanto asserisco e giungono alla risoluzione di eventuali inesattezze. Ho suddiviso gli argomenti in episodi, partendo necessariamente da una semplice e rapida spiegazione, affinché tutti possano seguire l'argomento. Successivamente prendo in esame vari punti che, come vi dicevo, mi pare vadano modificati. In questo primo episodio vi illustrerò che cosa è il circling. Buona visione! Il cycling è la continuazione di una procedura strumentale, necessario per poter atterrare su una pista diversa da quella utilizzata durante l'avvicinamento. Si può rendere necessario in diverse situazioni, ad esempio la necessità di cambiare pista a causa di un vento in coda eccessivo per poter utilizzare la pista sulla quale è attestata la procedura strumentale di avvicinamento. Ecco diverse forme che può assumere. L'aereo è in procinto di stabilizzarsi lungo l'ILS di cui è dotata la pista strumentale. Attorno all'aeroporto viene calcolata un'area di sicurezza, entro la quale, mantenendo una determinata altitudine, si ha la certezza di essere separati dagli ostacoli. È evidenziata in rosso. L'aereo è in finale e si avvicina al punto in cui entrerà in contatto con la pista. Il pilota deve mantenere costantemente in vista la pista, o almeno parte di essa, al fine di determinare la propria posizione spaziale. Non è richiesto altro. Per ogni aeroporto vengono riportati i valori di massima velocità utilizzabile, minima visibilità e minima altitudine, ripartiti a seconda della categoria dell'aeromobile in base alla loro velocità di finale al massimo peso all'atterraggio. Categoria A, velivoli monomotore, ad esempio Cessna 172. Categoria B, velivoli bimotore leggeri, ad esempio il Cessna 310 o il 421. Categoria C, velivoli jet corto-medio raggio, ad esempio MD-80, Boeing 737. Categoria D, velivoli lungo raggio, ad esempio Boeing 767, 747. Categoria E, velivoli militari o di grandi dimensioni e prestazioni. Descrizione sommaria delle fasi di un cycling generico. Vi sto mostrando le varie fasi in cui è possibile suddividere un cycling generico. Avvicinamento. Ciò che viene mostrata è la fase di avvicinamento, in inglese instrumental approach, che consente all'aereo di avvicinarsi alla pista in base alle indicazioni degli strumenti di navigazione selettati su una radioassistenza, sia essa un ILS o un radiale VOR o le indicazioni della lancetta dell'ADF, tanto per citarne alcune. La procedura strumentale consente di mantenere sia l'allineamento con la centerline, ovvero l'asse pista, che un sentiero di discesa congruo e sicuro. Il pilota procede, seguendo tali indicazioni, fino a raggiungere due punti chiave che spesso non si trovano nella stessa posizione spaziale. Il primo è il raggiungimento della MDA, Minimum Descent Altitude Circling, da mantenere per tutta la procedura fino alla discesa finale. Tale altitudine garantisce la separazione dal più alto ostacolo presente all'interno dell'area di sicurezza. Il secondo punto chiave corrisponde al momento in cui il pilota acquisisce il contatto visivo con la pista o le luci di avvicinamento. In quel momento egli può valutare se la reale visibilità consente di mantenere la pista in vista durante tutto il cycling e conseguentemente decidere di iniziare l'apertura, in inglese break off o diverging. In caso negativo inizierà il missed approach, in italiano riattaccata, previsto per la procedura strumentale. Apertura. Ciò che ora vedete sono le fasi che consentono di abbandonare l'avvicinamento strumentale con una virata, il cui angolo di norma può essere di 30 o 45-60 gradi. Percorrere un tratto rettilineo, per poi effettuare una nuova virata dalla parte opposta rispetto alla prima, per allinearsi lungo il tratto sottovento.
Il tratto rettilineo viene percorso per un tempo precalcolato, tenuto conto dell'ampiezza delle due virate. Una somma geometrica basata su tali percorsi corrisponderà alla distanza tra il sottovento e la pista. Sottovento. Il sottovento, in inglese downwind, è un percorso rettilineo, parallelo alla pista, effettuato a una distanza corrispondente al diametro della virata base, che vedremo oltre. Tale fase termina al traverso della testata pista su cui atterreremo. Allontanamento. Il tratto di allontanamento, che in inglese ho evidenziato con la dicitura extended downwind, è la continuazione del sottovento. La sua dimensione lineare è pari alla dimensione del tratto finale, che vedremo più avanti. Poiché è effettuato ad una velocità diversa, ovvero più alta rispetto a quella che verrà mantenuta in finale, tale valore in distanza deve essere trasformato in secondi. Virata base. La virata base, in inglese base turn, è una virata di 180 gradi che porterà l'aereo ad essere allineato con la centerline della pista su cui intende atterrare. L'effettuazione di una virata costante permette di mantenersi il più possibile vicino alla pista. Finale. Il finale, in inglese final, è un tratto rettilineo allineato con l'asse pista, lungo il quale il pilota scenderà fino all'atterraggio. Dovrebbe al più tardi iniziare dal punto SAP, Stabilized Approach Point, ovvero ad una altitudine nonché distanza dalla quale l'aereo deve essere perfettamente stabilizzato. In questa animazione possiamo vedere il cycling generico come si svolge nel suo insieme. Per completezza è necessario parlare del Cycling Prescribed Track, ovvero predeterminato o, se preferite, prefissato. I parametri e le regole sono stabilite nello stesso capitolo del DOC 8168. Solo ICAO lo applica, al contrario FAA non lo prende in considerazione. Mentre nel cycling, che fino ad ora ho nominato con generico, la caratteristica è quella di dare al pilota la più ampia facoltà di decidere tempi e traiettorie in funzione delle necessità, quello prescribed track è codificato dall'autority della nazione con traiettorie e distanze prefissate. Starà al pilota trasformare le distanze indicate in secondi di percorrenza in funzione della velocità mantenuta. Ora che sapete cosa è il cycling, è necessario conoscere che cosa è il finale stabilizzato, di cui parlo nell'episodio 2. Se attenderete, partirà automaticamente. Spero che questo argomento vi sia interessato. In tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Grazie. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.